Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche predestinate per la prima metà di agosto 2026. Abbiamo la carta del mondo, amici del Toro. Può essere un momento dove si raggiungeranno certi risultati, dove arriverete a certi traguardi o potrebbero anche concludersi determinati capitoli. Andiamo a vedere con i tarocchi. Io vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto, sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure trovate il numero di telefono sotto nella descrizione del video. C'è anche il link alla pagina web con tutto quello che propongo, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. Nove di pentacoli, 3 di coppe, direi che queste sono troppe, le rimetto dentro. Abbiamo il mago, queste anche sono troppe, mi dispiace perché c'era il matto, era una bella carta. Abbiamo la forza, quattro di spade, re di coppe, asso di coppe, e re di pentacoli, ragazzi. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo. Potrebbero anche arrivare messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Partiamo da questo 9 di pentacoli, che direi è una carta abbastanza proficua, abbondante. È una carta che ci parla di amor proprio. Sento che è come se qualcuno di voi potesse essere in una fase dove sta elaborando le proprie zone d'ombra. O vi dirò, potrebbe anche esserci qualche tipo di situazione con questa luna, di ferita potrebbe anche essere, piuttosto che di sogno, che secondo me state riidentificando, riposizionando. Qualcuno mi viene da dire che è come se iniziaste a vedere meglio i vostri lati d'ombra, e per questo è come se acquisiste più sicurezza in voi stessi. È come se riusciste ad avere una maggior comprensione. E secondo me questo tema potrebbe avere a che vedere con quello che date o come lo date. Andiamo a vedere il 3 di coppe. O dal tipo di relazioni che avete instaurato o che instaurate. Allora abbiamo un 2 di spade e un 10 di coppe. Qui potreste avere dei dubbi. Allora, se per voi risuonasse come una questione romantica, potrebbe esserci come una persona del presente e una persona del passato all'inizio di agosto nella vostra vita. E c'è anche questo 2 di spade che mi dice che la scelta è ben difficile, però
Avete anche la luna qui, ragazzi, quindi è come se non foste esattamente in un momento di lucidità per poter scegliere con saggezza. Andiamo a vedere il mago. Potrebbero anche essere due lavori, ragazzi, perché comunque 6 di pentacoli è una carta di contratti. Due opportunità, due progetti. Allora abbiamo un 8 di bastoni per il mago e una regina di spade. È come se doveste parlare chiaro con qualcuno, dire quali sono le vostre regole, qual è la vostra verità, qual è il vostro modo di azione, di agire con questo mago. Andiamo a vedere la forza. Eremita e forza. È come se ci fosse la voglia di continuare a scoprire. Potrebbero essere entrambe le situazioni, entrambe le energie, oppure potrebbe essere riferito a questa specie di lavoro di scavo che io sento qui con questa luna. Perché qua avete anche un 4 di spade, che di nuovo è una carta che mi parla di un recupero psico-emotivo. Quindi cuore e mente che si mettono d'accordo, che trovano come un momento di quiete. Andiamo a vederlo. Quattro di spade, no scusate, un 4 di coppe, ho visto i martelli. Probabilmente se ho visto i martelli per qualcuno è importante, può essere che ci sia come una sorta di martellamento o di qualche cosa che che è costante nella vostra vita e che non volete vedere. Potrebbe essere una dinamica inerente alla famiglia qui, mi verrebbe da dire, siccome qua c'è un lavoro con il passato, con gli equilibri, con i tipi di relazioni o il come si instaurano le relazioni, c'è come una sorta di esame di coscienza, mi verrebbe un po' da dire qui. Andiamo a vedere il re di coppe. Che questo esame di coscienza non è necessariamente negativo, anzi io sento che vi darà amor proprio, vi darà sicurezza in voi stessi, è come vedere certe cose che prima non vedevate. Il fante di spade è la carta del sorvegliante, poi abbiamo la morte, l'appeso e un 7 di pentacoli, per arrivare al re di coppe. C'è come la necessità di vedere l'altra faccia della medaglia, quello che prima non vedevate, prendere questa consapevolezza. La sento una stesa piuttosto spirituale, ragazzi. È come se ci fosse un riconsiderare certe dinamiche relazionali dove volete come andare a fondo di certi temi, di certe dinamiche, di certe anche proiezioni, di certi sogni, potrebbe essere, del vostro modo di vedere le cose. Perché qui ho come l'idea che con questa morte ci sia realmente una trasformazione, perché poi arriviamo all'asso di coppe, come se ci fosse una bella apertura, una fioritura, un qualche tipo di coccola, mi verrebbe anche da dire. Però qui le coccole sono materiali, no? Con il 9 di pentacoli di solito ci si dà spazio, ehm, è un qualche cosa più collegato secondo me alle coccole di tipo pratico, alla spa, al massaggio, al togliersi il capriccio, al godersi l'ozio, più a quelle cose così. Mentre questo è proprio una coccola al cuore.
10 di spade, qualcosa sta per finire. Può essere questo momento di proiezione. E imperatrice. E anche prosperare, devo dire. Sento come un nuovo inizio, ragazzi. Andiamo a vedere il Re di Pentacoli, perché il Re di Pentacoli è di un elemento di terra, quindi sembra come se... Sento come se diventaste più ricchi, più pratici, più sicuri di voi stessi, più fermi sulle vostre posizioni, più, non lo so, appagati proprio. E difatti la carta base vostra è il mondo. Io sento che entro la metà di agosto è come se riusciste a vedere un'altra prospettiva in una situazione, in una relazione, in un vostro modo di fare e vi darà come una sicurezza, una certezza, una stabilità, un potere, lo sento, importante. Andiamo a vedere. Allora, carro. È come se non doveste più muovervi, è come se poteste restare fermi, perché avete preso il vostro potere personale. E Re di coppe. Attenzione perché ci sono varie figure e qui c'è anche un bel 3 di coppe. Adesso andiamo a vedere settore per settore, però secondo me è un momento, la prima metà di agosto, dove prenderete consapevolezza di certe dinamiche e questo prendere consapevolezza delle dinamiche, delle proiezioni, di come vi relazionate, insomma, il prendere consapevolezza farà fare come un salto di qualità, una trasformazione, cioè come riuscire a vedere il proprio lato interno. Qui abbiamo un Re di coppe per la seconda volta. Trasformare il proprio lato interno, vedere quello che prima non si riusciva a vedere. Come questo martello che c'era e che non mollava e di cui non si era consapevoli. C'è anche un eremita, quindi si tratta anche proprio di un'autoanalisi. Però sento che si stanno come per abbandonare questi schemi. Tenete presente che il 10 di spade è uno degli arcani minori della morte, quindi c'è come questo lo sto abbandonando per poter rinascere e prosperare come una persona nuova. Mm? Scusate, ho mosso tutto. È un po' come riprendervi, o meglio detto, scoprire il vostro potere personale. Andiamo a vedere settore per settore e qui ragazzi c'è una novità. Ho preparato queste slide, siccome non ho tempo di rivedermi tutti i video e di mettere i tempi, allora io ho preparato questa slide dove divido diciamo i settori che vado a trattare. Voi dove c'è la linea rossa dell'avanzamento del tempo del video, potete inserire il dito e muoverlo e spostarlo al settore che vi interessa, ok? Quindi cominciamo con il lavoro e con i disoccupati. Allora, non sento che gli inizi fisici, pratici, a livello lavorativo possano essere in questo periodo, però sì che in questo periodo può esserci la possibilità di rivedere alcuni contratti o, ipotesi, se avete qualche lavoretto così sporadico, diciamo, è come un po' poter rivedere questi contratti o, siccome è una stesa abbastanza spirituale, è come se vi rendeste conto di che cosa vi accontentate, ok? E quindi dice come un cambio, no, io merito di più. Vi sento puntare. Ragazzi, da un 6 di pentacoli si va a un 10 di pentacoli e poi si finisce con un re di pentacoli. Allora, qui potrebbero esserci effettivamente come degli accordi per iniziare poi in un futuro. Ripeto, non vedo già l'inizio, questo ve lo dico chiaro, anche se ci potrebbe essere qualche occasione nel caso stiate cercando nel settore OS, babysitter, dog sitter, pet sitter, così li prendiamo tutti. Ehm,
Cioè, nei lavori collegati alle vacanze, allora sì che agosto può essere un buon periodo. Peraltro, direi che non ancora. Se parliamo dei lavoratori dipendenti, spero che siate in vacanza, ma se così non fosse, allora sento come se potessero chiedervi di sento che molti di voi hanno come dei lavori indipendenti, autonomi, che si gestiscono, anche se siete dipendenti. Probabilmente sono lavori che vi lasciano spazio di azione, potreste anche lavorare in un'azienda dove vi lascia come una flessibilità oraria, potreste anche essere in smart working o cose di questo genere. Però ho come la sensazione che vi stiate perdendo una parte della dinamica aziendale. Molti di voi probabilmente sono in questa fase riflessiva, in questa fase un po' mm, auto, come si dice? Autofocalizzata, che è come se vi steste perdendo un pochettino le dinamiche. Io ho come l'idea che potrebbero offrirvi una promozione e voi cadiate un po' dal pero. Questo è un melo forse, un arancio, non lo so. Comunque la sensazione è un po' quella. Potrebbe esserci come qualche nuova proposta o qualche aggiustamento contrattuale che vi faccia, sì, piacere, perché porta soldi in più, però che vi lasci un attimino, ah, ma aspetta, non mi ero accorto che questo volesse dire quest'altro. La sento un po' così. Premi in arrivo, per qualcuno. Parliamo di lavoratori autonomi. Anche qui sento che sotto l'ombrellone potreste incontrare, ma letteralmente ho visto un ombrellone con gli sdraio, potreste incontrare una persona con la quale iniziare un discorso, non dico che ci sia o ci sarà poi una collaborazione, però un discorso, è come se vi trovaste a livello lavorativo e quindi potrebbe poi alla fine veramente aprirvi gli occhi. Da un lato perché troverete come il risultato, il pezzo del puzzle che vi mancava per X cosa, dall'altro perché potrebbe essere un potenziale collaboratore. Anche per voi potrebbero esserci come dei nuovi accordi, dei contratti, una nuova visione, un qualche cosa che si trasforma qui. Parliamo di progetti e dovrei aggiungere figli, non l'ho ancora aggiunto, lo farò adesso, perché tutte le volte lo dico e poi non lo faccio. Ok, progetti o figli. Allora, sento che come anche qui un momento di restyling. È come se fosse arrivato come il momento di scegliere per qualche cosa, se andare avanti, se buttarsi, se provarci, se perseguire quel determinato risultato. Diciamo che avete come bisogno di dare una spinta, io qui sento, con questo mago e l'otto di bastoni. Può proprio essere il farlo conoscere, parlare di questo progetto, parlare di quest'idea che avete. Ehm, Andiamo con il denaro. Non andrà male. Anzi, con questo 10 di pentacoli potrebbe anche arrivare qualche cosa che non vi aspettate, però fa sempre un po' parte di questa trasformazione, di questa autoanalisi, è come se cambiassero i valori, le
cose o i servizi che ritenete importanti acquistare col denaro. Cioè, se fino a ieri pensavate che, non lo so, valesse la pena investire in scarpe da ginnastica, domani penserete che sarà meglio investire in cibo biologico, per fare un esempio, eh. È come se cambiassero un po' i parametri qua. Ehm, hmm. Andiamo con i single, avevo detto che inserivo anche la famiglia, ma lo farò dopo. Quindi andiamo con le relazioni. Allora, se siete single ragazzi, con questa luna in apertura vi dico subito che qualcuno potrebbe ritornare. Abbiamo un 3 di coppe, un 10 di coppe, qui c'è come una scelta tra il divertirsi o lo stare bene. Io la sento un po' così, questo 2 di spade. Quindi con una delle due magari sapete che state bene o sapete che vi divertite, bisogna vedere qual è quella del passato. Se non è una persona del passato, perché magari non avete proprio nessuno, può essere che ci siano come delle questioni del passato, delle situazioni, delle dinamiche che vi facciano un po' dubitare se, cioè, che strada scelgo? Resto sul leggero, mi diverto con questa persona o penso a creare come qualche cosa che possa avere un futuro? Devo dire che ci sarà una forte introspezione da parte vostra. Potrebbe essere, questo dubbio che avete qui, potrebbe essere quello ehm, che vi fa fare questa introspezione e sento che anche qui cambierete un po' il modo di vedere le cose, avete anche questo appeso. C'è come un voler regolare le emozioni di questo re di coppe. Cioè in realtà il re di coppe è la figura in assoluto che ha dominato meglio le proprie emozioni. E probabilmente un po' quello. È come il vedo quali sono le emozioni che mi fanno paura, che mi fanno perché la paura contrae, ci blocca, ok? Quindi quali sono le paure che mi fanno contrarre? Le lavoro, le elaboro e rinasco. La sento un po' così, come se questo dubbio inerente a questa persona potesse farvi fare questo lavoro interno. C'è un asso di coppe, verso la fine del periodo, un'imperatrice, due re. Sento che c'è qualche cosa che può crescere effettivamente, che può scaldare il cuore. Andiamo per chi è in relazione. Allora, qui c'è una scelta anche per voi da effettuare. Secondo me è un qualche cosa che state posticipando da un po'. Potrebbe esserci questo tema da un po', e bisogna come decidersi, bisogna come agire per capire che tipo di direzione dare. Anche per voi potrebbe esserci un po' il tema del mi diverto piuttosto che creo qualche cosa di ehm, duraturo, di concreto. Perché qui avete 10 di coppe, 10 di pentacoli e due volte l'archetipo del single. Quindi per qualcuno può anche essere un ok, ufficializzo la relazione, ci entro in questa relazione oppure continuo a divertirmi, continuo a rimanere single o ritorno single, per esempio. Io non sento che ci siano separazioni, anzi, vi dirò che questa parte un po' così di dubbio vi farà fare come questo lavoro un po' forzato, cioè vi farà guardare dentro di voi, volenti o nolenti, e semplicemente diventerete persone migliori, capirete che volete costruire, secondo me. Sento che per qualcuno, nel caso
sia un po' che vi frequentate, il tema è rimaniamo così o creiamo una famiglia, perché qui abbiamo un asso di coppe che rappresenta i figli e l'imperatrice che rappresenta la gravidanza o la maternità. Quindi per qualcuno di voi può anche affacciarsi questo momento, e anche il mondo è un archetipo del figlio. Quindi per qualcuno di voi può anche come esserci questo momento dove vi starete chiedendo: voglio veramente costruire una famiglia, voglio creare qualche cosa, voglio mettere le radici o ho ancora voglia di divertirmi? Indipendentemente, cioè questo non vuol dire che la persona deve andare di fiore in fiore, semplicemente magari in coppia viaggiare ancora o fare cose che normalmente con i figli non si possono fare, ecco. Mm, ok. Ultimo gruppo, clandestini, indefiniti o relazioni complicate. Anche per voi c'è un tema qua che bisogna risolvere, che bisogna affrontare, che dovete iniziare, che non potete più far finta di non vedere, mi viene da dire, perché avete anche un 4 di coppe. Quindi ragazzi, non potete più scappare da voi stessi. È ora di guardarsi dentro, di capire qual è la vostra verità, che cosa volete voi per la vostra vita, se siete soddisfatti della vita che avete o se c'è qualche cosa che via via, cammin facendo, potrete trasformare per renderla una vita migliore, per farvi diventare questi re. Vi dico, io ho la sensazione che molti potrebbero avere due persone con questi due re, con questo tre di coppe, il due di spade, c'è come una scelta. E che una delle due persone è più calda magari a livello romantico, mentre a livello di cuore, o come la sensazione che vi sentiate più in contatto con questa persona a livello emotivo, mentre con l'altra persona vi coccola di più da un punto di vista pratico, magari è più presente, vi dedica più tempo o cose di questo genere. Adesso dipende dalla situazione di ognuno. Per chi fosse in difficoltà non sento rotture, però azioni diverse sì, è un diverso modo di comunicare potrebbe essere. Ok, ultimo che non ho inserito, voi siete il segno dove faccio le correzioni praticamente. Andiamo a vedere la famiglia. E per quello che riguarda la famiglia, potrebbero esserci delle belle novità in famiglia, potrebbe esserci qualcuno che inizia un nuovo lavoro, qualcuno che vi dà qualche bella notizia, qualcuno che riesce a risolvere delle questioni legali. Sento che qualcuno vicino a voi ritroverà la via. Mm? Ok ragazzi, andiamo a vedere Osho che cosa vi vuol dire. Mm. Ruota della fortuna e celebrazione. Può essere che qui qualcuno arrivi ad accordi o con delle paure del passato. Ragazzi, la paura non si può togliere. Non si può, non si può. Fa parte dell'istinto di sopravvivenza. È parte intrinseca di noi. Quello che però possiamo fare perché non ci blocchi, perché non ci faccia fare cose che magari non vogliamo fare, possiamo come prenderla sotto braccio, accompagnarla, tenere sempre presente che noi abbiamo quel tipo di paura e cercare un modo di ovviare l'ostacolo. Tutte queste cose io le spiego molto molto approfonditamente nella sezione degli abbonati. Comunque, sento cambi, sento celebrazione,
novità, nuove idee, nuove nascite, nuovi inizi, contratti, fine di alcuni capitoli per dare il passo a un capitolo nuovo che vedo più stabile, anche a livello emotivo, se vi devo dire. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi può contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. In quella sezione la formazione è ben più vasta perché ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto basso astrale, di kundalini, di ego, si parla di chakra, di traumi, c'è un po' tutto quello che io ho studiato e sto comunque continuando a studiare in decenni di formazione personale e professionale e che sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist ma sono numerate dall'1 al 4 perché la 3 è stata suddivisa in 3A e 3B e vanno viste parallelamente. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!